Allora, il tema che mi è stato affidato da Ted per questi 15 minuti che trascorreremo insieme è l'utopia. Allora, pensando a questa parola, mi sono venuti in mente due riferimenti letterari. Il primo è un grande scrittore uruguaiano, si chiamava Eduardo Galeano, ora non c'è più da poco, che scrisse che l'utopia è come l'orizzonte, più ti avvicini e più si allontana. Fai un passo e ti sembra ancora più lontano. Però poi concludeva, l'utopia serve proprio a questo, serve a camminare. La seconda citazione che mi viene in mente è quella di un grande scrittore, si chiamava George Bernard Shaw, ed è una citazione che poi è stata ripresa molte volte da un uomo che l'utopia ha cercato di applicarla nella vita politica, che era Robert Kennedy. George Bernard Shaw diceva: c'è gente che vede le cose che esistono e si domanda perché, io vedo le cose che non esistono e mi domando perché no. In questa differenza tra il perché e il perché no sta il fascino dell'utopia. Naturalmente, cos'è l'utopia? È un'astrazione? È un'illusione? È un inganno? No, talvolta nel parlare comune si dice ma questa è un'utopia, come per dire è una cosa irrealizzabile, infattibile, fantascienza. O l'utopia è sostanzialmente il più potente motore, la più potente energia della quale gli esseri umani individualmente o collettivamente sono a disposizione. Si pensa alle grandi utopie, delle quali parlerò tra un attimo, ma in fondo l'utopia è anche il proprio progetto di vita individuale. La scelta che si fa ad un certo punto della propria esistenza, quando si comincia ad avere ragione o quando si cominciano a conoscere le prime passioni. Ci sono persone che fanno da grandi il mestiere che hanno scoperto di amare da bambini, perché hanno un talento che li ha mossi e avevano l'utopia di riuscire a fare di quel talento e di quella passione il proprio lavoro e ci sono riusciti. E poi ci sono le grandi utopie, quelle che hanno cambiato il mondo. L'utopia è appunto vedere oltre quello che esiste, guardare oltre la superficie delle cose. E vi prego di sottolineare per un attimo questa parola, superficie, perché è una chiave che ci serve anche poi per interpretare il nostro tempo presente. Le utopie hanno cambiato il mondo. Ci sono delle utopie che poi sono diventate realtà, che hanno mutato la vita di ciascuno di noi? In realtà sì, tante. E io lo dico perché non ho mai apprezzato, non mi è mai piaciuta, non ho mai condiviso quella frase che è diventata un luogo comune per il quale non cambia mai nulla, sono tutte chiacchiere, quelle cose che ci ripetiamo per farci del male. E invece, per fortuna, la vita dell'umanità è andata avanti inseguendo grandi utopie e trasformando queste utopie col lavoro e con l'energia di ciascuno e collettivamente di tanti in realtà. Se voi pensate, per un certo tempo della storia appariva normale che ci fosse lo schiavismo, no? Poi a un certo punto questa normalità è saltata. È saltata perché qualcuno, si può risalire a figure veramente alle origini della storia come Spartaco, qualcuno a un certo punto non ha più accettato che ci fosse lo schiavismo, che degli esseri umani dovessero essere buttati nel Colosseo, sbranati dalle fiere con un imperatore che col pollice, e quel pollice oggi è tornato di moda tecnologicamente, i like sono un pollice su e un pollice giù, potesse decidere dell'esistenza di un essere umano. E lo schiavismo è finito così, perché a un certo punto qualcuno ha detto ora basta. I diritti dei neri, no? Se voi prendete quello che per me è il più bel discorso che sia stato fatto nella storia, almeno nella storia politica, che è il discorso di Martin Luther King dell'agosto del 1963 davanti al Mall di Washington, quel discorso che va sotto, è ricordato attraverso l'espressione I have a dream, ho un sogno, e il sogno e l'utopia sono confinanti. Se voi ascoltate quel discorso, che è qualcosa di più di un discorso, è anche un gospel, è anche un sermone, in quel discorso c'è anticipato ciò che poi è accaduto.
Allora, in quel tempo, quando Martin Luther King pronunciò quelle parole, un ragazzo nero e un ragazzo bianco non potevano salire sullo stesso autobus, non potevano andare nella stessa università. Poi a un certo punto qualcuno ha cominciato a dire no, abbiamo gli stessi diritti. E da quel momento, come un'onda che si è propagata e che è passata dalle parole di un uomo, parole meravigliose, parole costruite persino musicalmente, parole capaci di infondere energia, è passata però a quelle centinaia di migliaia di persone che stavano davanti a lui e lo ascoltavano, senza le quali le parole di quel grande oratore sarebbero diventate nulla. Ho pensato agli ebrei. C'è stato un tempo nel nostro civilissimo paese in cui era impedito a una persona ebrea di stare seduta sulla stessa panchina di chi non era ebreo. È cominciata così ed è finita con Auschwitz. Però mentre c'era Auschwitz, mentre c'erano i bombardamenti, mentre ci uccidevamo tra di noi, qualcuno coltivava l'utopia della libertà. Quell'utopia della libertà che c'è stata nei paesi dell'est, nei paesi comunisti, da parte di Jan Palach e di tanti altri, quell'utopia che ha accompagnato il desiderio di libertà in tante parti del mondo dove sembrava normale che non si potesse avere le proprie opinioni. O pensate ad altre utopie, le utopie dei diritti civili. Io ho avuto nella mia vita la fortuna di conoscere un uomo come Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini aveva vissuto anche nella sua famiglia originaria, politica, aveva vissuto una persecuzione in ragione delle sue scelte sessuali. Oggi, se noi guardiamo questo aspetto, si è conquistata una libertà enorme, anche qui, perché qualcuno a un certo punto ha detto basta. O chi lavorava in catena di montaggio, in condizioni disumane, a un certo punto qualcuno ha detto basta. O che fosse normale che le donne non potessero votare alle elezioni. Guardate, è stato normale nel nostro civilissimo paese fino al dopoguerra. Poi a un certo punto qualcuno ha detto basta. Utopie che sono cresciute nel sentimento delle persone, dell'opinione pubblica, che sono diventate oggetto della partecipazione, dell'impegno, della vita di milioni di persone, e poi sono diventate realtà. La nostra società di oggi è figlia di queste utopie. Cito quella che probabilmente è la più incredibile delle utopie. Quando a Ventotene, Altiero Spinelli e altri immaginarono l'Europa unita, la immaginavano dal confino e la immaginavano mentre in Europa ci si bombardava. Cosa di più utopico? Cosa di più lontano dalla realtà nella quale in quel momento si viveva, se non immaginare che i nemici potessero un giorno diventare amici. E oggi noi non abbiamo più le frontiere, usiamo la stessa moneta, i nostri ragazzi vanno a studiare in altri paesi europei in condizioni di eguaglianza rispetto alla loro condizione scolastica qui. Non abbiamo fatto probabilmente l'Europa a cui Spinelli e gli altri pensavano, ma sicuramente abbiamo smesso di farci quelle guerre che hanno segnato la vita delle generazioni precedenti alla mia. La generazione di mio nonno ha fatto 2 guerre mondiali. Per 2 volte ci si è armati, ci si è uccisi tra europei. Poi quest'utopia ha preso progressivamente piede e ha creato delle condizioni per le quali noi viviamo il più lungo tempo di pace della storia di questa parte del mondo. E così veniamo anche al tema di oggi. È possibile un'utopia oggi? È possibile in questo mondo coltivare l'aspirazione a creare le condizioni per le quali gli esseri umani siano nella possibilità di poter esprimere, senza aver perduto la partita all'inizio, e cioè senza che al momento della nascita tra 2 persone sia deciso chi ha un destino fortunato e chi lo ha sfortunato, ma ciascuno venga messo nelle condizioni di poter mostrare le proprie capacità, il proprio talento, la propria intelligenza, senza avere ostruzioni originarie. È possibile immaginare quest'utopia in questo mondo, nel mondo nel quale viviamo. L'utopia non necessariamente ha bisogno di rabbia. Spesso nasce dalla rabbia. Ho citato dei casi in cui la rabbia era inevitabile, no? Appunto il ragazzo nero che non poteva salire sullo stesso autobus,
obiettivamente non poteva che coltivare un sentimento di rabbia, ma spesso nasce anche dalla ragione. Io prima vi ho chiesto di mettere da parte mentalmente la parola superficie, perché mi sembra che il tempo che noi stiamo vivendo sia segnato da questo paradosso. Noi in realtà siamo una generazione, intendo dire coloro che frequentano la terra in questo momento, siamo una generazione che avrebbe tutte le ragioni per dirsi fortunata, no? Viviamo molto più di quanto abbiano vissuto i nostri padri, i nostri nonni, non conosciamo molte delle terribili avventure umane che loro hanno conosciuto, l'analfabetismo, l'assenza della possibilità di alimentarsi in modo adeguato, il freddo nelle case dove non c'era il termosifone, le guerre, le dittature, le guerre civili tra italiani, il rischio che qualcuno ti denunciasse se non la pensavi come lui in un senso o nell'altro. Noi non abbiamo più tutto questo. E nel contempo abbiamo una società nella quale tutto è semplice, tutto ci appare semplice. Voi pensate, io sono cresciuto con il duplex e con la prolunga del telefono, che mi sembravano già delle rivoluzioni clamorose. Oggi il telefono è il nostro strumento principale di conoscenza, di sapere, di relazione. Oggi viaggiare è molto più semplice di prima. Oggi per un ragazzo che non è ricco di famiglia, accedere al sapere è molto più facile di quanto non fosse per le generazioni precedenti, dove la misura della biblioteca del padre era già un elemento di distinzione sociale all'origine. E tuttavia noi siamo come in questo momento imprigionati in una condizione psicologica che fa della rabbia, del disamore, del fastidio, della preoccupazione, della paura, dell'incertezza il sentimento prevalente. Perché in realtà le generazioni precedenti, quelli che stavano sotto i bombardamenti in Italia e in tanta parte d'Europa, avevano dentro di sé la più inguaribile e felice delle condizioni psicologiche possibili, la certezza che dal tunnel si sarebbe usciti e che una volta finito il tunnel si sarebbe vista la luce. E l'Italia ha visto la luce, finito il tunnel, e sono stati decenni straordinari di crescita, di espansione, e così è stato in tutta Europa. Noi invece siamo in una condizione psicologica opposta. Noi ci sembra che la luce sia alle nostre spalle e che dentro ci sia solo il buio del tunnel. Una volta qualcuno ha detto arrediamolo il tunnel, tanto è lunga la nostra permanenza nel tunnel, ma invece di arredarlo cerchiamo la via giusta per uscirne il più presto possibile. E forse la via giusta è proprio coltivare l'utopia. L'utopia come progetto, l'utopia come impegno collettivo, l'utopia come speranza, come esperienza e l'utopia anche come interpretazione della realtà. Per questo la parola superficie. La mia impressione è che noi viviamo in un tempo molto veloce, il più veloce tempo della storia, però che questa velocità si stia accompagnando anche ad una certa superficialità. Noi siamo veloci e leggeri, no? Ci siamo dimenticati della bellezza della profondità, andiamo al pelo dell'acqua con grandissima velocità e però abbiamo perso la bellezza dei fondali, la bellezza di trovare i riflessi della luce nell'acqua sotto, di capire la profondità delle cose. Allora probabilmente oggi l'utopia è in primo luogo un'utopia culturale e umana. Se dovessi sintetizzarla, rispetto all'idea di un mondo semplicemente veloce e semplice, io suggerirei la profondità e di essere lievi, no? Nel senso che Italo Calvino attribuiva questa parola in uno dei suoi testi più belli, che è il saggio contenuto sulla leggerezza nelle lezioni americane. Essere profondi e lievi. Profondi nel capire e nel condividere, lievi nel rifugire dalle semplificazioni, dalle volgarità e da tutto quello che purtroppo accompagna questo tempo. Probabilmente questa è un'utopia culturale, ma dalla storia abbiamo imparato che la prima utopia che diventa realtà è quella che accade nelle coscienze di ciascuno di noi. Per cui a me stesso e a tutti noi quello che mi parrebbe giusto su cui mi parrebbe giusto riflettere è proprio questo. Non c'è bisogno di utopie generali, di trasformazione radicali della società, c'è bisogno
solamente di volere che le cose cambino, di cercarle insieme, di analizzarle insieme e di farle vivere insieme. Grazie.